Il Monte Rosa. Uno dei massicci più famosi e meravigliosi dell'intero arco alpino. È il massiccio dei record. Da solo, il Monte Rosa contiene 18 cime sopra i 4.000 metri, tra cui la seconda cima più alta delle Alpi, la Punta do Fuori. A 4.167 metri ospita il bivacco più alto d'Italia e a 4.554 metri il rifugio più alto d'Europa e forse il più famoso del mondo, il Capanna Margherita. Costruito inizialmente nel 1889, il Capanna Margherita è l'emblema di un'impresa titanica, l'ennesima meraviglia dell'Italia e dell'ingegno umano capace di spingersi dove l'impossibile diventa realtà. Partiremo da Indren a 3200 metri, attraverseremo l'immenso ghiacciaio che ci porterà al Balmenhorn. La quota e la mancanza di ossigeno ci faranno passare una notte orribile. Tra freddo e maltempo in arrivo, saliremo al rifugio più famoso del mondo, all'alba. Signori, eccoci, buongiorno, da un'altra disagiatissima avventura sul Monte Rosa questa volta. Questo non è il primo video del Monte Rosa di questo canale. Oggi siamo all'inizio di aprile, andremo in una delle mete più iconiche in assoluto di questo massiccio. E penso che tutti voi avete capito dove stiamo andando, ma non ve lo spoilererò perché anche qui dormiremo in un altro punto molto iconico, ma è soggetto a disponibilità posti. E quindi, niente, c'è un bordello di gente e dobbiamo sperare che nessuno, o almeno poche persone, abbiano avuto la nostra idea. Questa è la prima gita di stagione, siamo a 3200 metri e io sto già morendo. Andiamo! Bene, abbiamo iniziato la ripida salita che ci porterà sopra al primo rifugio che incontreremo, che è la Capanna Agnifetti. Ora dobbiamo fare questo canalino, adesso ci siamo levati gli sci e proseguiamo sul Cressino con la Picozza e Ramponi. Questo, come ho detto prima, ci dovrebbe portare rapidamente alla Punta Agnifetti, dovrebbero essere circa 400 metri di livello, tutti così. C'è Riccardo su che sta salendo. È bello impegnativo, bello ripido, sarà 40 gradi lì e tutti, quindi piccoli passetti, piano piano, testa bassa e si va avanti. Eccoci, siamo arrivati alla Capanna Agnifetti, 3600 metri, la vedete lì arroccata su su quello spuntone di rocce. Siamo a 3600 metri, c'è tanta gente. Questi che sono intorno a noi non sembrano star salendo dove stiamo salendo noi, e speriamo bene. Mancano ancora 500 metri di dislivello, quindi siamo a poco meno della metà, non lo so. E niente, adesso entriamo nel vivo del ghiacciaio. Allora, cogliamo l'occasione per fare un po' di didattica, visto che siamo in un ambiente alpino bellissimo e l'innevamento non è esagerato. Siamo ad aprile, quindi in teoria questa dovrebbe essere la stagione più gonfia di ghiacciai, dove tutti i buchi dovrebbero essere tappati, dove in teoria siamo al massimo dell'espansione del ghiacciaio, ma come si sa negli ultimi anni non è proprio così. E quindi stiamo salendo qua ad aprile, proprio dietro di me tutte queste aperture che vedete. Io spero che si riesca a capire bene sia la dimensione sia la profondità, perché adesso non è tanto profondo,
ma questo in stagione avanzata può arrivare anche fino a 30 metri di profondità, e come vedete c'è questa lingua di neve qui che conduce, cioè che fa da ponte tra le due estremità. Non è raro che in stagione avanzata bisogna attraversare questi ponti di neve, e non è la cosa più sicura al mondo, ma sicuramente è molto divertente. Signori, 4150 metri, siamo sotto la parete attrezzata che ci porta al bivacco Felice Giordano. C'è un fracasso di gente, sto sperando fino all'ultimo che nessuno di questi dorma qua. Facciamo questo piccolo tratto attrezzato col canapone, molto semplice, anche perché è facile, basta aggrapparsi, e adesso stiamo aspettando in fila per far smaltire un po' la gente. Signori, siamo arrivati al bivacco Felice Giordano, non c'è nessuno, quindi contro tutte le nostre aspettative non c'è veramente nessuno, siamo da soli, forse arriverà qualcun altro, ma quello che è importante è che abbiamo il posto. Qui dietro c'è addirittura il bagno, ma ci hanno detto di non aprire la porta perché è appestato, infatti c'è un odore di stalla veramente terrificante. Adesso facciamo un giretto dentro. Questo è il locale da dentro, noi abbiamo appeso, queste sono tutte le nostre cose, ci siamo allargati visto che non c'è nessuno, eccetera. Questa è la scala che ci porta ai letti, e qui classiche rimanenze dal bivacco con i fornelletti, le bottiglie d'acqua, e qui sopra è dove alloggeremo per la notte. Allora, ufficialmente il bivacco è da 6 posti, come avete visto gli spazi ci sono e siamo a 4100 metri, quindi anche quando la capienza viene raggiunta non è facile mandare via le persone, quindi ci si deve adeguare. E tante volte ho sentito di tanti racconti che in questo spazio che avete appena visto arrivano anche 15-20 persone, e immaginate che delirio deve essere. Tu non puoi mandarli a casa perché a volte c'è il tramonto e inizia a diventare pericoloso, siamo a 4100 metri, questo ambiente non perdona. E quindi niente, fortunatamente adesso siamo in bassissima stagione, noi volevamo salire in inverno addirittura, ma tra un mix di fattori, di meteo, disponibilità eccetera, non siamo riusciti. Ma guardate che vetrata mostruosa che abbiamo qui, guardate che vista, che cosa è questo ragazzi? La Punta Vincent, la piramide Vincent, 4200 metri, un mare di nuvole su tutta la valle, e questo è il nostro vetratone dal bivacco, cioè una cosa meravigliosa. Un paio di cose interessanti sulla quota, questa è la nostra prima gita di quest'anno in alta quota, in questo momento siamo a 4000 metri e se non sbaglio può essere definita a tutti gli effetti proprio alta quota. E ti annebbia completamente il cervello se non sei acclimatato, cosa che noi non eravamo. Infatti prima di salire ho preso le pasticche di Diamox che ti aiuta un po' a limitare gli effetti dell'alta quota, perché io ne soffro molto di più degli altri ragazzi e mi succede sempre che ogni anno al primo 4000 metri che faccio mi viene da vomitare, e visto che oggi siamo venuti qui per dormire a 4000 metri, che è una cosa che ti manda in pappa il cervello, allora ho dovuto prendere le necessarie precauzioni. E non è solo una questione di sentirsi male eccetera, è proprio che le tue funzioni cognitive sono alterate, e quindi anche quando fai dei passaggi un po' più particolari, uno strapiombo, insomma un passaggio in bilico eccetera, tu tendi a mettere meno lucidità nelle cose, e questa cosa può facilmente diventare letale. E quindi niente, 4000 metri è un ambiente molto bello, ma comunque bisogna prendere le giuste precauzioni e tutele. Niente, finito il pippone, adesso si torna subito alle dronate. Allora ragazzi, vi faccio un aggiornamento sulla situazione quota e mal di testa. Sono 2 ore che siamo esposti alla quota, quindi
comunque nonostante le medicine qualche spostamento ce l'abbiamo. È un po' tutto nella normalità, quindi ti senti un po' questo cerchio così e ti pulsa, soprattutto quando ti abbassi bruscamente ti viene la vista nera, se ti controllo il battito anche se non stai facendo niente, tipo io ce l'ho tipo 80-90 che non è assolutamente normale, però questa è la quota, cioè comunque qui c'è tipo il 30% di ossigeno in meno, quindi per fare lo stesso respiro che faccio sulla terra io qui ne devo fare 1 1/3 più o meno, e immaginate quando siete tanto sotto sforzo questa cosa è deleteria. Carica! No, non servivo una persona. Carica! Siamo usciti fuori a farci un giretto pomeridiano mentre il sole è ancora luminosissimo. Vi giuro ragazzi, non si riesce a tenere gli occhi aperti. Anche con gli occhiali da sole c'è un quantitativo di luce veramente incredibile. E siamo gli unici rimasti sulla montagna. E questa, come sempre, è una delle nostre sensazioni preferite in assoluto. C'è un silenzio che solo un ambiente alpino selvaggio come questo ti può dare. E niente, siamo qui nel bivacco, tra poco inizieremo a cenare. Che bello! Eccoci qua, mettiamo tutta bella questa polvere dentro la gavetta e adesso la andiamo a bollire di nuovo. La nostra routine serale. Allora, abbiamo messo a sciogliere un sacco di neve perché ce ne siamo abbiamo bevuto tantissima acqua oggi per via delle medicine, per via del fatto che abbiamo faticato, abbiamo un sacco di mal di testa. E quindi secondo noi l'acqua ci fa bene e l'abbiamo finita e quindi niente, ci siamo messi a sciogliere tanta neve, abbiamo fatto 3 litri d'acqua almeno solo con la neve e questo servirà sia per l'acqua di domani che per la colazione di domani. Tra 2 minuti andiamo a dormire, sono tipo le 8:30. Che faticaccia. Signori, buongiorno. Sono le 3 del mattino. Abbiamo fatto una notte da incubo. Insomma, non è che ci siamo realmente addormentati, è più un riposo, sveglia, che ci saltella in questo modo che è abbastanza normale a questa quota. E a volte riprende il mal di testa, a volte si placa, insomma è tutto molto, molto casuale e abbiamo tutti e 3 sintomi diversi, ognuno si sente qualcosa di diverso, ognuno reagisce in un modo diverso sia ai movimenti, ai farmaci e tutto quanto. Adesso andiamo a farci un tè e mi sa che ci prendiamo qualche altra medicina perché insomma, è difficile veramente rimanere così in questo stato in balia degli eventi. Siamo usciti dal bivacco, stiamo ripercorrendo al contrario il trattino attrezzato che ci fa scendere da questa cresta dove siamo saliti, dove è incastonato il bivacco, e proveremo la salita, anche se lo stato d'animo, lo stato di salute non è al top. Allora, io sto mettendo i rampant adesso. Sto mettendo i rampant. Io mi sono già legato, quindi sì. Ho sotto caldo al volo? Sì.
Allora, stiamo camminando nell'oscurità del ghiacciaio. Siamo a quota circa 4200, che è anche la quota più alta che abbiamo mai raggiunto finora. Stiamo seguendo un po' le tracce al buio. Essere legati e fare video ti impone di stare al ritmo dell'altro. E quindi niente, continuiamo nell'oscurità più totale. Signori, ecco là finalmente il Capanna Margherita. Mancano gli ultimi 100 metri, ma che spettacolo incredibile. E questo tutto il ghiacciaio che abbiamo percorso. Meraviglioso. Siamo arrivati a 4.554 metri, siamo nel rifugio più alto d'Europa, il Capanna Margherita. In realtà siamo arrivati mezz'ora fa, ma per la prima volta fa molto freddo, in questo momento fa veramente freddo, siamo arrivati ancora col buio, adesso sta sorgendo l'alba alle mie spalle. Per la prima volta nella mia vita ho sofferto di congelamenti. Alle mani quando sono arrivato stavo morendo, avevo 3 dita completamente gialle che non sentivano più niente e se le toccavi, non lo so, c'era una sensazione strana, tipo di porcellana. Questa è una cosa che ho sentito molto spesso, quando tipo la pelle si tratta di porcellana vuol dire che sta iniziando un congelamento blando, non una roba da cancrena ovviamente, però insomma. E poi sono partiti i piedi, nel momento esatto in cui sono entrato ho iniziato a gelarmi i piedi, non so come sia possibile, sono dovuto stare dentro a scaldarmi perché stavo veramente messo malissimo, mai stato così in tutta la mia vita. Adesso ci siamo ripresi, ci godiamo il paesaggio, ragazzi. È meraviglioso, volevo venire in questo posto da almeno 6 anni, bellissimo. Siamo all'interno del locale invernale del Capanna Margherita. Dovete scusare che sono 2 giorni che sono un po' sfasato. E anche la qualità del video potrebbe essere quella che è, perché l'obiettivo è pieno di ghiaccio, non so come toglierlo, più parlo e più si ghiaccia sopra l'obiettivo, quindi passatemi questa cosa. Ed è bellissimo perché, allora, sopra abbiamo le camere che adesso non vi faccio vedere anche perché ho i guanti ai piedi perché stanno gelando, come vi ho già detto prima, e sto cercando di farmeli riprendere un po' la sensibilità. Riccardo ha preparato il teuccio, che ho usato anche come scaldapiedi, però ho visto che i guanti sono una cosa migliore e vedo che non mi sono spalmato bene la crema. Ottimo. Quindi niente. Vedo anche che c'ho un colore in faccia veramente orribile. Mi sto specchiando davanti alla camera. Comunque niente, allora, per essere un rifugio a 4500 metri questa cosa è veramente un gioiello, è immenso. E se non sbaglio d'estate può ospitare anche 100 persone. È una follia. E pensare che questa roba, non grande come adesso, ma una piccola parte, una piccola casupola, l'hanno costruita nel 1890 o qualcosa del genere. Tra l'altro una storia bellissima in onore della regina Margherita, perché lei le piaceva scalare le montagne. Ora non conosco la storia nei minimissimi dettagli, quindi gli storici mi faranno il favore di perdonarmi. Lei comunque era una donna nobile e le donne non andavano in montagna né tantomeno le donne nobili, figuratevi, e quindi lei a piedi salì il Monte Rosa dopo spararsi, perché ovviamente gli impianti non esistevano, 3500 metri di dislivello con i cappotti, lo sapete come facevano alpinismo 100 anni fa una volta. Lei è venuta a dormire qua in quella che era la vecchia capanna e le valli circostanti, in visibilio totale che la regina era venuta a dormire nella loro capanna, l'hanno intitolata
poi alla Regina Margherita. E pensare che questo luogo sia stato costruito a mano, portando a spalla per 3000 metri di dislivello assi di legno, chiodi, martelli, sì, anche con qualche mulo, ok, però stiamo parlando di questi sono i metodi, è una roba veramente, un'impresa umana fuori di testa. Ora ci stiamo un po' rifocillando al rifugio Capanna Margherita, anche perché, come ho detto prima, devo un attimo recuperare la sensibilità alle mani. Infatti mi sono fatto prestare i moffoloni, i manopoloni da Riccardo, perché stavo crepando. Ci facciamo su un bel teuccio, qualche biscottino, insomma qualcosa per coccolarci un po', e poi ci ributteremo a cannone con gli sci in discesa. Qual è il problema? Che finché sei tanto alto in quota, quindi sopra i 4000, la neve è ancora un po' comunque farinosa, anche se pesante, e assomiglia a quella da pista, ed è divertente sciare. Sotto, quindi tanto sotto, inizia il crostone, che è la morte dello sci, cioè che è la cosa più orribile. Devi essere, cioè, non è una sciata divertente. Partiamo dal presupposto, ci saranno i grandi fenomeni che sapranno sciare la crosta, non è una sciata divertente, tu semplicemente cerchi di non cadere, fondamentalmente questo è quello che fai. E la cosa carina del partire dal Margherita e farlo in questo periodo dell'anno, che noi potremo sciare da 4500 metri fino a Gressonei a circa 1400 credo, quindi faremo 3000 metri di dislivello in discesa, e questa sarà una cosa che ci farà andare a fuoco completamente le gambe. Prova a fare una curva, Ricca. Bello! Questa è come si presenta la situazione dopo la parte della discesa. Uno, Riccardo si è già alzato, lui deve sempre fare il fenomeno. Oh la madonna, giusto il tempo.